Ci sono forze, nella mitologia greca, che nemmeno gli dei possono sfidare. Non hanno templi imponenti, non guidano eserciti, non combattono guerre, non scagliano fulmini dal cielo. Eppure sono più potenti di chiunque altro, non si mostrano, non cercano attenzione, ma sono sempre presenti, silenziose, invisibili, inesorabili. Sono le Moire, tre figure antiche quanto il mondo stesso, che tessono il destino di ogni essere umano. Non decidono solo quando una vita inizia, ma anche quanto durerà e come finirà, dalla nascita alla morte, senza eccezioni. Nella mitologia greca loro non sono semplici divinità, non sono dee come le altre. Non governano un elemento della natura, non proteggono una città, non incarnano solo una funzione particolare del mondo. Sono qualcosa di ancora più radicale. Sono il destino stesso. Secondo alcune tradizioni sono figlie di Zeus e Temi, la dea dell'ordine, della giustizia e della legge divina. E già questo le rende figure potentissime. Significherebbe che il destino nasce dal cuore stesso dell'ordine cosmico, da ciò che regola il mondo e lo mantiene in equilibrio. Ma esistono versioni ancora più antiche e forse ancora più inquietanti. In queste tradizioni non nascono da Zeus, non dipendono dall'Olimpo, nascono dalla notte. E questo dettaglio è fondamentale, perché significa che il destino non è una creazione degli dei, non è qualcosa che Zeus ha imposto al mondo, esiste prima di loro, prima del regno dell'Olimpo, prima del fulmine, prima delle leggi divine così come gli uomini le conoscono. È una forza più antica, più profonda, più silenziosa e soprattutto più inevitabile. Il destino nei miti greci non si può convincere, non si può corrompere, non si può spezzare, si può ignorare, si può combattere, si può persino tentare di sfuggirgli, ma alla fine resta lì. Ed è proprio questo che rende le Moire così affascinanti e così terribili, perché nemmeno Zeus, il re dell'Olimpo, è davvero libero davanti a loro. Anche lui, in ultima istanza, deve rispettare ciò che esse stabiliscono. E questo ci dice qualcosa di molto importante sulla mentalità greca, al di sopra della forza, al di sopra del potere, al di sopra perfino degli dei. Esiste il destino. Le Moire sono tre, sempre tre, e ognuna ha un compito preciso. Non compiono gesti eroici, non combattono, non alzano la voce. Fanno qualcosa di molto più semplice e proprio per questo molto più inquietante. Tessono la vita. Un gesto apparentemente umile, quasi domestico, ma carico di un significato immenso. Per i greci, infatti, l'esistenza di ogni essere umano può essere immaginata come un filo fragile, continuo, irripetibile, e sono loro a governarlo. La prima è Cloto. È lei che dà inizio a tutto. Tiene tra le mani il fuso, la materia invisibile del destino, e nel momento in cui nasce un essere umano, comincia a filare. Da quel gesto nasce la vita. Non è un atto spettacolare, non c'è rumore, non c'è grandiosità. È un gesto silenzioso, quasi impercettibile, ma è definitivo, perché nel momento in cui Cloto fila il filo, l'esistenza ha già cominciato a prendere forma. Poi c'è la Chesi. Il suo compito è più sottile, ma non meno decisivo. La Chesi non crea la vita, la definisce. Prende il filo filato da Cloto e lo misura. Decide quanto sarà lungo, decide quanto durerà quella vita. Ma non soltanto. Secondo molte interpretazioni del mito, è proprio la Chesi a stabilire anche la sorte che accompagna ogni essere umano. Le scelte, gli eventi, gli incontri, le possibilità, le svolte che sembrano casuali, ma che forse casuali non sono. È lei che assegna la parte di destino che spetta a ciascuno. Per questo la sua figura è forse la più enigmatica, perché non decide solo il tempo della vita, ma anche la sua forma. E infine c'è Atropo, la più temuta, la più severa, la più implacabile. Il suo nome significa proprio questo, inevitabile. Colei che non può essere aggirata. Atropo non fila, non misura. Atropo conclude. È lei che tiene le forbici ed è lei che quando il momento è arrivato taglia il filo, senza esitazione, senza errore, senza possibilità di appello. E in quell'istante la vita finisce, non perché qualcuno lo desideri, non perché ci sia rabbia, non perché ci sia punizione, semplicemente perché quel filo è arrivato al suo termine.
Ed è proprio questo che rende le Moire così potenti e così inquietanti. Cloto dà inizio, Lachesi stabilisce la misura, Atropo chiude, nascita, durata, fine. Tutta l'esistenza umana, per i greci, è racchiusa in questi tre gesti, tre mani, tre sorelle, un solo destino. Questo è il punto più importante del mito. Le Moiree non sono come gli altri dei, non hanno passioni improvvise, non si arrabbiano come Ares, non si lasciano sedurre, impietosire o convincere, non fanno favori, non cambiano idea, non si può trattare con loro, non si può supplicarle davvero e soprattutto non si può negoziare ciò che hanno deciso. Il loro potere è assoluto ed è proprio questo che le rende così affascinanti e così inquietanti. Per i greci il destino è ineluttabile, non può essere evitato, può essere ritardato, può essere ignorato, può perfino essere combattuto, ma non può essere cambiato, e questo vale per tutti, non solo per gli uomini, anche per gli dei. Ed è proprio qui che il mito diventa straordinario, perché ci mostra un'idea molto precisa del mondo greco. Anche il potere più grande ha un limite. Zeus è il re degli dei, è colui che governa il cielo, il fulmine, l'ordine divino. Eppure non è onnipotente. Non può fare tutto, non può spezzare ogni legge, non può imporre la propria volontà a ogni forza che esiste nell'universo. Ci sono limiti anche per lui. In alcune storie Zeus prova a intervenire, prova a salvare qualcuno, prova a ritardare una fine, prova in qualche modo a piegare il corso del destino, ma alla fine deve arrendersi, perché anche il re degli dei non può spezzare il filo, e questo dettaglio, forse più di ogni altro, ci fa capire quanto il destino fosse considerato potente dai greci. Per loro la vita è un filo fragile, sì, ma continuo. Un filo che accompagna ogni essere umano dall'inizio alla fine. Ma non è un filo uniforme, non è liscio, non è lineare, non è fatto di un solo colore, è intrecciato. Ci sono momenti luminosi, come fili d'oro, e momenti oscuri, come fili neri. Ci sono giorni di gioia e giorni di dolore, fortuna e tragedia, amore e perdita, pienezza e rovina. Tutto fa parte dello stesso tessuto, ed è questo uno degli aspetti più belli del mito. Queste tre sorelle non decidono soltanto quando una vita comincia e quando finisce. Decidono anche di che cosa è fatta, come se l'esistenza di ciascuno fosse una trama complessa, dove felicità e sofferenza non sono opposti separati, ma fili intrecciati nello stesso disegno. Gli uomini, davanti a questo, non possono cambiare il destino, ma possono viverlo. E per i greci questo era fondamentale, perché il valore di una vita non dipende soltanto dalla sua durata, né dal suo esito finale. Dipende dal modo in cui quella vita viene attraversata, dal modo in cui si affronta ciò che è stato assegnato. Gli eroi greci lo sanno bene. Achille, per esempio, lo sa. Sa che morirà giovane, sa che il suo destino è breve, sa che la sua vita non sarà lunga. Eppure sceglie comunque la gloria, non perché possa cambiare il filo, non perché possa sfuggire alla fine, ma perché può scegliere come stare dentro quel destino. E questo è un punto centrale del pensiero greco. Non possiamo decidere tutto ciò che ci accade, ma possiamo decidere come affrontarlo. Ed è qui che la libertà umana, pur dentro i limiti del destino, continua a esistere. Loro, inoltre, non erano soltanto figure del mito, venivano venerate, non con il desiderio ingenuo di cancellare il destino, ma con la speranza di renderlo meno duro, più benevolo, più favorevole. Soprattutto nei momenti più importanti della vita, gli uomini si rivolgevano a loro, alla nascita, al matrimonio, nei passaggi decisivi dell'esistenza. Si offrivano acqua, miele, fiori, gesti semplici, ma profondamente simbolici. Perché davanti alle Moire non si chiedeva l'impossibile, non si chiedeva di riscrivere il filo, si chiedeva soltanto che quel filo fosse più dolce da attraversare. E qui arriviamo al significato più profondo del mito. Il loro mito ci dice qualcosa di molto semplice e allo stesso tempo molto difficile da accettare. Non tutto è sotto il nostro controllo. Esistono limiti, esistono confini,
Esistono forze più grandi di noi, eppure questo non rende la vita inutile, anzi, la rende più preziosa, perché se il filo è limitato, allora ogni momento conta, ogni scelta pesa, ogni incontro ha valore, ogni giorno acquista significato proprio perché non è infinito. Ed è forse questa la grande verità che il mito ci consegna. Le tre sorelle non sono mostri, non sono nemiche, non sono creature malvagie che godono della sofferenza umana. Sono la struttura invisibile del mondo. Sono ciò che dà forma al tempo, alla vita, alla fine. Sono ciò che ricorda agli uomini, e perfino agli dei, che esiste un ordine più grande della volontà individuale. Non possiamo spezzare il filo, ma possiamo decidere come percorrerlo, possiamo viverlo con paura, oppure con dignità. Possiamo subirlo, oppure attraversarlo con consapevolezza. E forse è proprio questo il vero insegnamento del mito. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo mito.